Quanta pazienza ci vuole a lavorare nel web, mamma mia. Chi mi segue sin dagli inizi sa che nei primi video facevo sempre i messaggi anti-haters. Attenzione, questo messaggio è rivolto a tutti gli smanettoni da tastiera che commentano sempre i nostri video. Che tutto sommato erano anche divertenti. Ma Marquez va molto più forte! E col tempo poi ho imparato a capire che questi commenti idioti sono un modo che le persone ignoranti e invidiose hanno per sfogare il proprio malessere. E quindi da un paio d'anni a questa parte ho totalmente smesso di considerarli. Da un po' di gare a questa parte però ho notato che tanti commenti stupidi sono sempre tutti dello stesso identico tipo. E questo mi ha fatto accendere la spia sul fatto che forse non sono stato abbastanza chiaro su alcuni aspetti. Ora, so che tutti voi che mi seguite siete persone stupende e avete perfettamente in chiaro il focus. Però ci tengo a spendere due parole sia perché voglio che sia chiaro per chiunque, sia perché è interessante capire qual è l'approccio mentale che serve per fare il pilota. Ora, il focus di tutti questi commenti è sempre lo stesso, ovvero Nasca, smettila di trovare scuse e pensa a dare più gas. Porca miseria, come ho fatto a non pensarci prima? Cioè, per andare forte in moto basta dare più gas. Ma che stupido, cioè, è così semplice, basta semplicemente che anziché girare la manopola così, la giro un po' di più e vado più forte. Cioè, io l'ho sempre detto che le scuole di pilotaggio e corsi guida non servono a niente, cioè, bisogna semplicemente dare più gas. È tutto così semplice. Io mi chiedo con quale logica le persone che non hanno mai guidato neanche un monopattino esprimano giudizi sull'andare in moto. Andare in moto è un maledetto bordello, perché in ogni singolo istante della guida in pista il pilota deve pensare a condizioni della pista, condizioni delle gomme, che cosa sta facendo, gara, qualifica, prove libere, quanto sta frenando, quanto sta accelerando, quanto sta spingendo sulla pedana destra, quanto sulla pedana sinistra, quanto sta tirando spingendo sul manubrio destro, quanto sta tirando spingendo sul manubrio sinistro, quanto è fuori col corpo, quanto sta raddrizzando la moto, come è tarata l'elettronica, come sta lavorando, che suoni sta restituendo la moto per capire se eventualmente c'è un guasto. Tutto questo bombardamento di informazioni il cervello di un pilota lo deve processare, elaborare, capire, interpretare. Tutto questo mentre sei appeso ai 300 all'ora su un mezzo che in qualunque momento è pronto a buttarti per terra e farti fare migliaia di euro di danni, ossa rotte o addirittura ucciderti. Tutto questo per far capire che dietro l'andare in moto non c'è un salgo sopra, giro il gas e quel che succede succede, ma c'è uno studio estremamente accurato, profondo e complesso di tutte queste cose che è costellato di errori, cadute, ossa rotte, migliaia di euro buttati via. E chi non conosce bene questo sport può pensare che i piloti del mondiale siano delle macchine che fanno tutto in automatico e di istinto. Lo pensavo anch'io finché a Misano non ho parlato con Morbidelli. Lui mi ha spiegato esattamente in ogni singola fase della guida che cosa lui fa esattamente con il corpo. Ma anche un pilota come Del Bianco, che tanti definiscono istinto puro, ce lo metti sopra qualcosa e lui va forte, punto. Anche lui si segna minuziosamente per ogni curva esattamente quanto gas deve dare e quanti bar di pressione deve dare sul freno. Arriviamo dunque a me, che rispetto a tali pilotoni sono una briciola, anche perché ho iniziato ieri. Ogni volta che succede qualcosa che non va, nel video analizzo quella cosa e cerco di trovarne la causa. Incidente, causa. Ho perso, causa. Sono caduto, causa. Questo viene spesso interpretato come Nasca sta cercando scuse. Non sto cercando scuse, sto cercando cause. Perché una volta che tu trovi le cause, sai su cosa andare a lavorare affinché non succedano più quelle cose brutte. Perché se quando qualcosa non funziona, come alla scorsa gara, mi fossi limitato a dire purtroppo sono caduto, è andata così, la prossima gara andrà meglio, che cosa avrei imparato? Niente. Quindi che cosa ho fatto? Ho messo giù le mie sensazioni, ho preso tutti i dati e ho passato una giornata intera a studiarli. È ovvio che la gara non l'ho persa per colpa della moto, perché se ci avessi messo sopra Marquez avrebbe vinto lo stesso. Ma non mi dire! Il punto è che Marquez, per essere oggi quello che è, ovvero qualcuno in grado di tirare su la moto mentre sta cadendo e di stravincere in qualunque situazione, a parte il Mugello dove ha vinto Petrox, grande Petrox! Quante volte ha picchiato il culo per terra in una situazione simile? Centinaia. E per ognuna di esse si è detto ok, perché sono caduto? E ha fatto uno step in avanti.
Quindi ogni volta che mi vedete analizzare il perché qualcosa è andato male, non state ascoltando delle scuse, state ascoltando la ricerca delle cause. Comunque, prepariamoci per gara 2. Vi devo confessare che ho un male alla chiappa sinistra che voi non avete l'idea e non capivo il perché. Finché un mio amico Nicola Melani, che ha anche un canale YouTube in cui ha fatto un montaggino con le riprese che mi ha fatto lui, molto carino, l'ho linkato qui sotto, e con lui ha ripreso da fuori la caduta e mi ha fatto vedere come cadendo, lo vedete dal video, la ruota posteriore mi abbia dato una botta sulla chiappa sinistra. E la botta è stata talmente forte che il contraccolpo ha fatto esplodere l'airbag. Infatti se vedete la spalla, appena piglio la botta, si gonfia il DR. Comunque no problem, è una roba sopportabilissima. Era solo carino farvi vedere la dinamica della caduta da fuori, che ancora non l'avevate vista. Per quanto riguarda la moto abbiamo messo il power a 3, sperando che in questo modo risolva quel problema che avevamo di elettronica. La difficoltà più grande in realtà adesso sarà ritrovare fiducia con la moto, perché ritrovare feeling subito dopo la caduta è sempre difficile, ci vuole qualche giro. E sono un po' combattuto perché da un lato vorrei fare bene, ma dall'altro so che un'altra caduta significherebbe aver buttato via definitivamente il campionato. Devo spingere, ma senza prendermi troppi rischi. Vai, buona partenza, sono dietro ad Ambrosio. Vacca quanto è partito forte D'Ambrosio, ha già preso un secondo in 3 curve. Tra l'altro vedo che la traiettoria in alcuni punti è praticamente asciutta, quindi forse lui è stato bravo a capire questa cosa e a fidarsi e spingere di più. Ciao, ci vediamo a fine gara. Niente, Mike è andato. Io non me la sento di spingere così tanto per andare a prenderlo. Meglio stare buoni e gestirsi il secondo posto. Niente, comunque anche col power a 3 ci sono delle volte che io sono full gas e la moto taglia. Cioè, voi avete visto dove è passato? Cioè, lui è passato sulla riga bianca. C'era uno spazio così. Non ci passava un monopattino. E c'è passato un S1000RR. Di traverso. Io non so se da casa ha reso bene l'idea, ma io mi sono visto la vita passare davanti. Cioè, voi sapete che eravamo ai 130. Se mi avesse colpito... facevamo un disastro. Smettevamo di rotolare la curva dopo. Ok, io vado un attimo ad accendere un cero. Madonna, raga.
Io vi giuro mi sono visto la vita passare davanti. Va bene, anche questa è andata. Comunque D'Ambrosio è diventato imprendibile, non si vede neanche più. Io non posso fare altro che fargli i complimenti, perché... Perché? Non lo so neanche io perché. Io invece sono 3 giri che passo davanti al box e continuano a segnalarmi che quello dietro di me mi sta guadagnando 1 secondo a giro. Non me la sento di spingere e rischiare per tirare giù 1 secondo. Non me la sento. Quindi semplicemente aspetto che arrivi e vediamo cosa succede. Ma era Giacomini che stava rimontando. Io ero convinto si fosse schiantato nell'erba. Porca miseria. Comunque niente, guardate quanto continua a tagliare la moto sul dritto e siamo sull'asciutto. Per terra è asciutto, perché mi deve tagliare in sta maniera col power a 3? Niente, comunque mancano 2 giri, non ha senso andare a impiccarsi. Resistiamo e teniamoci questo terzo posto. Intanto guardate quanto piove. Cioè, nella parte di là della pista non piove, qua sta venendo giù a secchiate. Guardate che roba. E Giacomini è sparito. Cioè è andato a prendere D'Ambrosio. Gara finita. E Giacomini è andato a prendere D'Ambrosio. Io non so cosa c'è. Cioè, tra l'altro io ho visto che le ultime curve l'ha preso, quindi non ho idea di chi abbia vinto dei due. Che bello comunicare con Mike in questi modi primitivi, con gesti che forse dovrei censurare, vabbè. Comunque è andata così. Gara 2 ho fatto il meglio che potevo, ho portato a casa un terzo posto, che sono comunque punti molto importanti. E col power a 3 la moto andava molto meglio, ma c'erano delle volte a caso che sul rettilineo continuava a tagliare. E dopo la gara abbiamo passato una giornata intera a cervellarsi sulla telemetria e abbiamo scoperto la causa del problema. Come dicevo, il traction control ha delle mappe che vanno da 1 a 9. 1, poco traction, 9, bagnato. In realtà non hai solo questi 9 valori, ma il telemetrista può anche lavorare su degli altri parametri che modificano il modo in cui questi 9 valori lavorano. Cosa è successo? Noi il sabato abbiamo lavorato con questo parametro che fa lavorare queste 9 mappe, come lavoravano sui test sull'asciutto a Varano. Per la domenica il telemetrista ha modificato quel parametro mettendo quello che si dovrebbe usare sul bagnato, per rendere la moto un po' più sicura. Ed è lo stesso che avevamo usato a Franciacorta e che andava benissimo. Quindi l'avevamo già testato. Il problema è che qui a Varano quei parametri sulla mia moto non andavano più bene. Perché? A Franciacorta era più freddo, c'era più o meno grip. Sulla mia moto 2019 non vanno bene, mentre sulle altre di Palladino e degli altri che sono 2016-2017 vanno bene. Non lo sappiamo. Fatto sta che sulla mia non lavorano bene, sulle altre sì. E il problema è che con questi parametri il traction era diventato troppo invasivo, al punto che il traction lavorava anche sul rettilineo. Questa volta in telemetria vi faccio vedere un valore che l'altra volta non c'era, ovvero quello del traction control, che è questa linea blu. Questa linea blu è molto semplice. Se la linea è in alto, il traction sta lavorando. Se la linea è in basso, il traction non sta lavorando. Quello che vedete è il grafico del sabato mattina, in cui avevamo traction a 9 con i parametri che si usano sull'asciutto. Quindi, come vedete, esco dalla curva, accelero e quando raddrizzo la moto e spalanco il gas, il traction non lavora.
Spalanco il gas e il traction non lavora. Come vedete, ogni volta che ho la moto dritta, il traction non sta lavorando. Se noi invece prendiamo gara 1, guardate che roba! Spalanco il gas e il traction continua a lavorare per tutto il rettilineo. Gas pieno, il traction lavora. Guardate qua che casino che fa il traction sul dritto. Lavora e si stacca, lavora e si stacca, lavora e si stacca, lavora e si stacca. Cioè, in gara 2, in cui ho messo il power a 3, succede che a volte il traction sul dritto non lavora. A volte invece lavora. Guardate qua. Se poi prendiamo il giro in cui mi ha passato Giacomini, porca miseria, su tutto il rettilineo io c'avevo il traction che lavorava. Non per niente, in fondo al dritto, dove vi ricordate che io nei turni del sabato arrivavo ai 189, in gara 2, la domenica, con l'asfalto praticamente asciutto e col power a 3, arrivavo comunque più piano, 181 km/h. Quindi nonostante io abbia messo il power a 3, continua a lavorare questo maledetto traction sul dritto. Quindi purtroppo era un problema che io in gara non potevo risolvere. Perché non era un problema di mappa da selezionare, ma era un problema da risolvere col computer collegati alla centralina. Certo, potevo risolverlo staccando tutti i controlli, ma abbiamo visto in gara 1 cosa è successo a staccare i controlli. Purtroppo è andata così. L'elettronica sicuramente dà un grosso aiuto, ma può anche creare grossi problemi. E sicuramente saper guidare senza aiuti è molto positivo perché impari ad essere tu a gestire la moto e quindi in situazioni come queste puoi permetterti di staccare i controlli e sapere quello che fai. Quindi io nei prossimi test lavorerò sul togliere il più possibile i controlli in modo da essere io a gestire la moto con il polso destro. E questa è tutta esperienza che porto a casa in vista della prossima gara di Cervesina, dove ci sarà il Giro di Boa. A Cervesina ci si gioca la possibilità di essere ancora in corsa per il titolo. A Cervesina mi giocherò il tutto per tutto.